Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere la smerigliatrice angolare della Parkside Performance, quindi con motore brushless privo di spazzole, che è stata venduta a Lidl oggi 6 marzo 2023 a costo di 69 euro. Ha una funzione particolare come tutti gli utensili che sono usciti oggi, quindi la funzione Ready to Connect, che permette di collegarla all'applicazione nel nostro telefonino tramite l'applicazione della Lidl Home, e quindi dare alcune impostazioni e alcuni parametri, ma soprattutto vediamo come si comporta. Per fare questa prova voglio utilizzare la batteria Smart, quindi con la funzione Bluetooth, che è quella che permette a questo dispositivo di collegarsi all'applicazione e che è anche quella che dà prestazioni maggiori, perché questo utensile effettivamente viene sottoposto a uno stress abbondante. Quindi voglio fare la prova con il massimo che posso dargli per quanto riguarda la potenza, in modo da poterlo valutare per bene, perché utilizzare una batteria meno potente probabilmente darebbe prestazioni peggiori e quindi potrebbe risultare poco efficace l'utensile. Se invece non riesce a lavorare anche con questa batteria, avremo un migliore modo per poterlo valutare. Adesso mettiamolo sul bancone, vediamo come è fatto e valutiamolo assieme. Iniziamo. E allora, diamo un'occhiata quindi all'utensile, ma siccome devo armeggiare vicino al disco, vi ricordo che ogni volta che avete bisogno di avvicinare le mani dove c'è il disco, va tolta la batteria. Viene venduto, tra l'altro, senza batterie e senza caricabatterie. Tutte le batterie della linea X20 V-Team, quindi con questo logo, possono essere utilizzati sia con gli utensili precedenti che con i nuovi utensili che abbiano la funzione Ready to Connect. Solo che questa funzione Smart si può attivare solo ed esclusivamente se la batteria è smart, quindi quelle che hanno il Bluetooth. Le altre batterie riescono a far funzionare tranquillamente l'utensile, ma senza queste funzioni in più. Innanzitutto l'impugnatura è bella, è ergonomica, ha un'ottima gomma, migliore anche dei modelli precedenti. In prossimità del pollice troviamo questo pannellino che ci permette di gestire la sua velocità su 6 livelli, e questo è il tastino per poterla avviare. Basterà spostarlo in avanti per poterlo accendere e rilasciarlo per poterlo spegnere, oppure andare in avanti, premere leggermente in modo che rimanga accesa. Poi premendo in questo modo si spegnerà. Questa è l'impugnatura che è possibile avvitare su 3 posizioni, quindi come la vedete adesso, oppure qua al centro, oppure dal lato opposto. E nella stessa impugnatura troviamo anche questa chiave per poter togliere il disco, anche se in realtà questi Performance hanno la funzione che ci permette di svitare semplicemente impugnando questo anellino e facendolo ruotare. Avendo anche la versione precedente, sto notando che hanno fatto anche un calcolo sul bilanciamento del peso, perché questo anellino è un pochettino più leggero, qua c'è un po' di smussatura, invece sulla versione precedente a volte c'erano delle che non influivano, però si percepivano. In questo modo sono state praticamente quasi completamente eliminate, e queste vibrazioni che sentite girando il disco a vuoto sono del tutto normali. Questa è la protezione che evita che finiscano su di noi eventuali detriti, scintille, oppure se dovesse rompersi il disco, frammenti di disco, ma si può anche rimuovere se vogliamo utilizzare ad esempio dei dischi che siano abrasivi con dimensioni più grandi, oppure altri tipi di dischi a tazza eccetera. Per poterla rimuovere basterà semplicemente spostarla leggermente e farla ruotare in questo modo. In questo modo potremo utilizzare con più facilità i dischi abrasivi ed avere la sicurezza che nulla possa essere proiettato contro di noi. Ma se state tagliando, io vi consiglio comunque di utilizzare questa protezione, perché è ancora più sicuro, avremo sicuramente una protezione in più. Adesso guardiamo però come funziona. Quindi inseriamo la batteria, in questo caso come vi dicevo poco fa, batteria da 8 A. C'è un poco di gioco che sugli altri utensili non ho notato. In teoria non dovrebbe influire se i contatti fanno contatto, appunto, scusate il gioco di parole, nel modo corretto, altrimenti con le vibrazioni si potrebbero creare delle micro scintille, e mi è successo di vedere alcune fotografie di utensili con batterie che vibrano in questo modo che alla fine si sono sciolti i contatti. Ma è una cosa che può avvenire dopo tanto tempo di utilizzo, quindi non posso verificarlo. Adesso però accendiamola e vediamo come si comporta alle varie velocità. Quindi premendo questo tastino si accenderà direttamente il LED che indica il livello impostato, in questo caso primo livello. Più lo premeremo ovviamente più andremo avanti con i livelli e avremo una velocità maggiore da 1 fino a 6. Proviamo quindi come si comporta. Andiamo a velocità 1. La minima velocità è di 3000 giri al minuto e tra l'altro, come avete visto, la partenza non è di scatto, quindi ha una sorta di soft start. Quindi andiamo alla velocità 3. Andiamo alla velocità 5. Ok, adesso alla velocità massima.
Va bene, questo è il suo funzionamento utilizzando il pannellino, che ritengo che sia comodo, quindi avendo direttamente il pollice da questa parte possiamo gestire la sua velocità, possiamo anche vedere con facilità quale abbiamo impostato e l'avvio e il blocco insomma sono immediati grazie a questo tastino. Tra l'altro per poter togliere il disco bisogna premere questo tasto che bloccherà la sua rotazione e quindi ci permetterà sia manualmente ruotandolo utilizzando il sistema che vi ho fatto vedere poco fa oppure tramite la chiave se non utilizziamo questo tipo di bloccaggio di togliere il disco. Ma guardiamo queste funzioni smart. Innanzitutto una volta avviata l'applicazione vi chiederà, se non l'avete già fatto, di fare i vari aggiornamenti sia per quanto riguarda il modulo, per il firmware eccetera. Allora andiamo alla pagina iniziale perché già l'applicazione era aperta. Come vedete ho due batterie, una da 4A, una da 8A che è quella che sto utilizzando adesso. Cliccando sulla batteria abbiamo la temperatura interna perché è il controllo della temperatura che impedisce di farla danneggiare, è arrivata ad una certa temperatura, va in protezione. Abbiamo anche la percentuale e qualche altro parametro. La batteria è nuova, l'ho comprata oggi, quindi non so dirvi tantissimo su questa batteria e sulle prestazioni che ha. E nell'applicazione è comparso il nome. Cliccandoci abbiamo sia l'impostazione che abbiamo sul nostro pannellino, quindi impostazione seconda potenza, in questo caso lo chiama livello di corrente, e se io la cambio da qua, quindi vado sulla potenza massima 6, mi cambia anche sul pannellino. Per esempio sull'avvitatore da 150 Nm è possibile attivare o disattivare, che so, la durata del LED eccetera. In questo caso abbiamo solamente la possibilità di impostare la potenza, ovviamente anche di leggere alcuni dati. Ora quindi, viste queste caratteristiche, cambio il disco perché questo è un disco un po' grosso ed è da sgrosso e mettiamone uno da taglio e proviamo a tagliare un po' di metallo. Taglierò come prima cosa questo scatolato da 2 mm e poi passeremo a questo tondino da 12 mm. Quindi ho messo un disco da 1 mm, facciamo la prova sul tondino. Penso che come prove possano bastare, abbiamo fatto forse una decina di tagli, è riuscito a farle senza problemi, senza andare in sofferenza, però è giusto fare pure la prova con la batteria da 4A, quella era da 8, ma se non la possedete facciamo anche questa prova, almeno sapete se potete utilizzarla tranquillamente oppure no. Con la batteria da 4A carica al massimo si è fermata subito. E come mai? Perché mai? Ecco, questa è una cosa che non mi piace. E allora queste sono le condizioni della batteria, quindi con questa parte in cui non dico che si stava fondendo, ma comunque si sono saldati tutti i detriti di metallo, quindi le varie scintille l'hanno colpita e abbiamo fatto solo pochi tagli. Utilizzandola più a lungo sicuramente a poco potrebbe anche danneggiarsi
e perché no, fondersi la plastica e danneggiarla in modo significativo. Per quanto riguarda i tagli, ho deciso di fermarmi solamente con questa prova, oltre a quella sullo scatolato, perché qua abbiamo raggiunto una profondità di circa 6 mm, quindi ho visto che con 8 A riesce a lavorare benissimo, invece con 4 si ferma a questa profondità. E accidenti ragazzi, è un piccolo mostro, funziona davvero con una forza impressionante, ma è necessario per fare dei lavori estremi. La batteria da 8 A, quella da 4 lo blocca praticamente subito e la batteria è carica al 100%, quindi batteria da 4 A, insomma voglio dire, dovrebbe darle una forza abbastanza significativa, e invece con dei lavori un pochettino estremi non riesce. Per quanto riguarda invece lo scatolato, è riuscito a tagliarlo senza problemi, ma vorrei dire in quel caso sarebbe stato davvero grave. Tutti i detriti del metallo che stavo tagliando sono finiti sulla batteria e questo sicuramente non è colpa mia e non posso nemmeno regolare più di tanto questa protezione, perché altrimenti non mi permetterebbe di tagliare. E comunque non dovrebbe essere un mio pensiero, dovrebbe essere studiato in modo che la batteria sporga magari inclinata in qualche modo, perché se con questi pochi tagli già si stava quasi sciogliendo, se uno fa 100, 200, 300 tagli, comunque utilizza la smerigliatrice, in quel caso sicuramente non va bene. Con la batteria da 8 A sembra quasi di avere un utensile che funzioni con la 220 volt, è riuscito a tagliare senza problemi. Se avete batteria da 8 A oppure se dovete utilizzarla su metalli che non siano troppo grossi, allora con la batteria da 4 A si può lavorare tranquillamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile per capire come funziona questo utensile. Vi ringrazio di averlo visto fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollice all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!